non c'è spazio qui, troppo vicino. bravi, ce la fa, è entrato, non ci credo, non ci posso credere, No, ce l'ha fatta! Ragazzi, questa congiuntivite non mi molla, ma come l'altra volta, per evitarvi di fissare solo i miei occhi distrutti, mettiamo su questi, così sono molto più presentabile, e soprattutto mettetevi comodi perché questo sarà un video molto intenso. C'è chi l'ha vissuto in prima persona come me ed è stato un qualcosa di magico. C'è chi è molto più giovane e quindi purtroppo non l'ha vissuto, e con questo video voglio cercare di trasmettervi cosa è stato vedere Valentino diventare da campione una leggenda. Quindi mettetevi comodi, prendete una bella ciotola di popcorn, una bella Coca-Colina fresca, mi è uscito il fresca, e accendete il televisore godendovelo appieno. Ma facciamo un passo indietro. Essere una leggenda vivente che fa sembrare gli avversari di una categoria inferiore è figo, ma non è mai facile. Le tante volte che vinci hai fatto il tuo, perché ovviamente hai la moto migliore, e le poche volte che perdi, scandalo nazionale. Di esempi sulle due ruote ne abbiamo avuti: Stoner, Marquez, Rossi. Sono solo questi i tre nomi della generazione MotoGP che mi sento di chiamare leggende. La linea che divide il campione da leggenda è veramente molto sottile. Per esserlo devi aver compiuto quelle imprese che non rimangono semplicemente scritte su un albo d'oro, come un campionato mondiale, che già di per sé è difficilissimo, ma devi compiere imprese che rimangono nella memoria delle persone, esattamente come fece Valentino Rossi qualche annetto fa. Siamo tra il 2001 e il 2002, nel momento del passaggio dalla 500 alla MotoGP. Il nuovo regolamento permise alle case di correre sia con le nuove moto 990 4 tempi, sia con le vecchie 500 2 tempi. Durante la stagione 2001, in vista del cambio di regolamento, la Honda progettò lei. Una moto minuta rispetto alle 500 GP, nonostante il suo motore più grande ed un peso maggiore. Era di gran lunga più efficace grazie alla maggiore potenza unita all'erogazione più dolce del 4 tempi rispetto al 2 tempi, che era una bestia imbizzarrita. Nella stagione 2002 Valentino con la RC 211V vinse il campionato totalizzando 335 punti. La cosa più sconvolgente è che quando Rossi tagliava il traguardo o aveva vinto o era sul secondo gradino del podio. Vale non vinse, dominò quel campionato. Quando vieni battuto in maniera così netta, ti rimane poco da fare. O ammetti sportivamente la superiorità del tuo rivale, oppure inizi a lanciare qua e là qualche polemica per aizzare la stampa. Difatti avvenne proprio questo. Iniziarono a dire che Vale vinceva non grazie al suo talento, ma perché quella Honda era di gran lunga superiore alle varie Yamaha, Suzuki, Aprilia e via dicendo, e alle obsolete 500 GP con 195 cavalli. Le 500 infatti avevano 20 cavalli in meno rispetto alle nuovissime MotoGP, che andavano molto più forte sul dritto e avevano i primi sistemi di traction control. Secondo gli esperti da bar, dato che i social non esistevano ancora, chiunque avrebbe vinto su quella moto. Terminata questa annata paciugata di transizione 500, MotoGP e via dicendo, nel 2003 tutti i piloti sulla griglia per regolamento avevano in mano una MotoGP 990. Alcuni avversari di Rossi cambiarono team. Max Biaggi abbandonò Yamaha per andare sulla Honda del team Pons, ad esempio. Gibernau da Suzuki passò in Honda al team di Gresini, e il buon Capriez dalla 500 del team Pons a quel mostro incontrollabile che era la Ducati Desmo 16 GP3, mentre Vale rimase in Honda perché aveva ancora in essere un anno di contratto. Nuovi valori in campo, risultati differenti direte voi. Ebbene no. Il 46 vinse il titolo iridato anche questa stagione, e anche stavolta gli addetti ai lavori barra avversari dissero che Valentino vinceva grazie a quel capolavoro che era l'RC 211V del team Repsol ufficiale, e che non sarebbe mai andato via perché altrimenti non avrebbe mai più dominato così e addirittura non avrebbe mai più vinto.
Ovviamente, nonostante Valentino avesse un signor pilota come compagno di squadra, il mitico Toru Kawa, la tecnica degli avversari era chiara. O questo, per qualche fantomatico motivo, leva le tende con tutte le nostre provocazioni, oppure facciamo prima ritirarci perché questo qui va troppo forte. La sensazione che si viveva in quel periodo, per far capire a chi è giovanissimo e magari non l'ha vissuta, era identica a quella di Marquez nel suo periodo d'oro. Una superiorità tale da annichilire gli avversari. Vale era così stufo delle sparate alla stampa dei suoi rivali che in una dichiarazione disse che per lui non ci sarebbe stato alcun problema a scambiare durante ogni weekend di gara le moto con i suoi avversari compagni di marca. Quindi ancora peggio, pensate, ancora peggio. In primis appunto con Biaggi e Gibernau, con cui era sempre in bagarre. Tradotto, più continuate a cercare scuse, più vi piglio per il culo. Anche che io ero molto lento, Biaggi mi ha sorpassato molto vicino velocemente e lui è solito fare queste stronzate. Evidentemente gli tira il culo arrivare dietro tutte le domeniche. Ciao! Era palese, Rossi stava cominciando a non sopportare più questo essere perennemente preso di mira dai giornalisti, che, essendo comunque il loro lavoro, non avendo molto equilibrio in pista, cercavano la polemica verso quella direzione. Inoltre i rapporti con Honda non erano idilliaci, perché come Valentino era convinto di fare lui la differenza, Honda pensava che fosse invece il mezzo a fare la differenza. Pensavano fosse la macchina perfetta e qualunque pilota da top 6 poteva tranquillamente salirci e vincere. Tutto questo iniziò a mettere un bel tarlo nell'orecchio al buon Valentino. E per mettere ancora un po' di pepe alla situazione c'era il malefico piano di Davide Brivio, che 20 anni fa era responsabile Yamaha e prima di altri aveva capito questa non completa soddisfazione di Vale e quello che stava vivendo. E proprio grazie a questa empatia che ha avuto verso Vale, riuscì a fare breccia nel suo cuore e fargli accettare una proposta che in quel momento era senza senso per un pilota nella posizione di Valentino. Nel 2002, finita la stagione in MotoGP, Brivio andò a casa di Vale ad Ibiza durante le vacanze e fece la proposta indecente. Chiese ad un pilota che aveva la moto più performante del mondiale di cambiare e di correre con un mezzo che si prendeva 20 secondi a gara da quella Honda schiacciasassi che aveva sotto il sedere. Arrivato ad Ibiza non ci girò molto intorno, qualche convenevole bla bla bla, e poi si lanciò, come quando in discoteca c'hai la tua crush lì davanti, hai bevuto qualche bicchiere e cerchi il limone e non sai se lei ti scriverà come un ninja oppure se rimarrà lì. Penso che questo fosse un po' la stessa sensazione che provava Brivio. Comunque, lo guardò negli occhi e gli disse: al momento è una mia idea, ma alla Yamaha per vincere servi tu. Valentino non era felice in Honda, ma anche dopo l'incontro non era pienamente convinto di cambiare moto, anche se quella richiesta di aiuto da parte di Brivio e soprattutto quel farlo sentire importante come Honda non aveva mai fatto, qualcosa gli aveva smosso. E si sa, la piccola pallina di neve che Brivio iniziò a far scendere dalla montagna si trasformò ben presto in un macigno. Più precisamente dopo la gara del 2003 a Catalunya. Durante un'accesa bagarre con Capirossi, nella fase finale della corsa, Vale andò dritto, tornò in pista in merdesima posizione e fece una super rimonta terminando secondo. Qua Valentino, sei riuscito a mantenere nonostante un errore il tuo record, mai peggio di secondo da quando esiste la MotoGP. Hai fatto una gara strepitosa anche tu. Sempre per farmi capire dai più giovani come fece Marquez prima di farsi male a Jerez. Rossi, per una volta, dopo una gara del genere, si aspettò i complimenti dagli avversari e la stampa per una rimontona che non si vedeva da tantissimo tempo. E invece nulla. Anzi, ancora peggio. Il commento generale che si sollevò
era scontato per gli addetti ai lavori, ma non per Vale. La moto non solo era superiore alle altre, ma riceveva aggiornamenti segreti solo per Valentino. E vi dico solo, nonostante andasse meglio, rifiutò un impianto di scarico nuovo che avevano fatto appositamente per lui. Voleva la moto identica a quella dei suoi avversari. A questo punto direi gombloddo. Anche le persone più vicine al dottore a quel punto un po' si convinsero e cominciarono a mettergli quella pulce nell'orecchio e soprattutto stuzzicandolo. Oggi avresti vinto anche in sella una Yamaha. Da quel momento l'idea divenne concreta. L'ultima spinta, oltre a tutti i problemi che sappiamo, fu il caso della NSR 500 promessa a Valentino. Honda gliela promise per il campionato mondiale vinto nel 2001, ma con le scuse più disparate, la dogana, mica la dogana, è a mio cugino poliziotto che non mi fa passare la roba se non gli do una gomma, eccetera, eccetera, non gli fu mai consegnato. E proprio questa fu la goccia che fece traboccare il vaso. Il momento di incontrare Davide Brivio e Lin Jarvis per la fatidica stretta di mano era arrivato. Più precisamente nelle notti che precedevano il GP di Donington, dove si sedette sulla M1 per la prima volta e constatando che ci sarebbe stato tanto, ma tanto lavoro da fare. Durante uno di questi incontri segreti nel paddock, Valentino rimase incuriosito dal dashboard dell'M1, che era digitale, a differenza di quello HRC che era ancora analogico. Un tecnico Yamaha che era lì in religioso silenzio a scrutare tutta la situazione se ne accorse, lo accese e vedendo il 46 ancora più stupito fece una battuta. Disse scherzando che i piloti durante la gara si sarebbero potuti vedere un film, cosa che fece sorridere il dottore e gli fece capire che quello era l'ambiente che cercava. Non soldatini tutti inquadrati lì semplicemente per un obiettivo, ma una squadra. Fare squadra per Vale era così importante che a Motegi, dopo non aver rinnovato con HRC, chiese al suo capotecnico di allora, Jeremy Burgess, e agli altri di HRC di seguirlo in Yamaha per non perdere tempo e vincere al primo anno il titolo. Senza di loro anche Rossi sapeva che sarebbe stato tremendamente più difficile. Inizialmente tutti rifiutarono perché pensarono che stesse facendo una pazzia e soprattutto la regola non scritta è sempre quella: i piloti vanno, le case restano. Ma poi Valentino è stato così magnetico, Valentino, lo sapete, è così carismatico, che videro la sua fame di vittoria e la concreta possibilità di fare un qualcosa che non si era mai visto e alla fine si convinsero. Lo seguirono in Yamaha. Quando la stagione 2003 era agli sgoccioli e Valentino era diventato campione per la terza volta consecutiva, rese pubblica la notizia del passaggio da Honda a Yamaha. E pensate, non volevano far sapere nulla fino all'ultimo secondo perché avevano paura che Honda, scoprendolo prima, iniziasse un po' a chiudere il rubinetto del gas al buon Valentino. Quindi appena furono sicuri del risultato, pam, Valentino in Yamaha. Le reazioni dei giornalisti quel giorno ancora oggi non ha prezzo, soprattutto dopo il massacro di Valencia. Vittoria di Barros e secondo posto di Valentino, con la prima Yamaha di Biaggi terza a 15 secondi di distacco. Immaginate, per tutti era impensabile che Valentino o chiunque altro rinunciasse ad un simile mezzo per salire su una moto più lenta. Gibernau e Biaggi, dopo aver saputo del divorzio di Rossi da HRC, erano già lì che si pregustavano il titolo mondiale per l'anno successivo, perché molto velocemente per tutti era impossibile pensare di rendere competitiva la Yamaha, che prendeva 20 secondi di media gara in un solo inverno. Anche HRC era così certa di avere un mezzo imbattibile che decise di non affidare le moto del team Repsol ai due migliori piloti a disposizione, bensì ad Alex Barros e Nicky Hayden, più appetibili sotto il profilo marketing, perché erano certi che l'RC 211V avrebbe tappato
le lacune dei piloti. Gibernau e Biaggi rimasero nelle rispettive squadre con un trattamento da piloti ufficiali. Purtroppo per Vale il contratto Honda non lasciava scampo. Fino ai test di gennaio a Sepang il dottore non poteva provare la Yamaha, ma rimase continuamente in contatto con Jeremy Burgess, che controllava l'avanzamento lavori e lo sviluppo della moto. Quando Vale gli chiese come procedesse, sapete noi piloti siamo un po', vogliamo sapere tutto, il capotecnico gli rispose: la moto al comando del gas e del freno a destra e la frizione a sinistra. Umorismo australiano. Un modo gentile per dirgli di non rompere le palle e di stare tranquillo. Il suo lavoro lo stava facendo, al 46 toccava solo svitare la manopola del gas pochi mesi dopo. Una grossa svolta tecnica per la nuova M1 fu il motore a scoppi irregolari, denominato Big Bang. Questo aggiornamento rese la moto molto più docile nell'erogazione e poi di conseguenza più gentile sugli pneumatici, ma purtroppo questo schema motore peccava di potenza massima. Dopo il primo shakedown era arrivato il momento della verità, il secondo test stagionale, dove alla fine i nodi dovevano arrivare al pettine. Nonostante i buoni tempi, Rossi prese paga da Honda, sempre più convinta di aver già vinto. Nonostante la maggior potenza del motore Honda, Yamaha aveva scelto la strada opposta. Impostarono una moto efficacissima ciclisticamente e che stressava poco le gomme. Dopo le ultime rifiniture, il lavoro fatto cominciò a dare i suoi frutti. Era desiderosa di mostrare i propri progressi, perché a Phillip Island durante i test avevano tirato fuori dei tempi stratosferici, ma il dottore lo vietò categoricamente. Voleva piombare sulla Honda alla prima gara come un falco, senza ovviamente lasciargli il tempo di reagire. Se l'avessero scoperto prima sarebbero riusciti già ad avere un minimo di vantaggio in più e si sarebbero mossi. Invece hanno puntato molto sul punto debole che Valentino aveva visto in loro, la loro arroganza e il loro pensiero di superiorità. Il momento tanto atteso arrivò il 18 aprile del 2004. La prima tappa della stagione si corse a Welcome, in Sudafrica. Quel giorno ci sarebbe stata la resa dei conti tra il 46 e il 3. Quel giorno si correva marchi invertiti, non c'erano più scuse. Erano finiti i tempi del con quella moto lì vincerebbero tutti. La gara fu incredibile, una continua bagarre tra i due piloti italiani. Che Rossi è stato l'assoluto dominatore dell'era moto mondiale degli ultimi anni. Traiettoria migliore, questa però è l'ultima curva. Attenzione qua! Rossi c'è! Ce l'ha fatta! Rossi c'è! Qui, esattamente dopo aver tagliato il traguardo di Welcome, fu il momento dove nacque non più il campione Valentino, ma la leggenda con il numero 46. Molti dissero che Valentino, quando si sedette vicino all'M1 quel giorno, pianse. Invece rideva per la scommessa da lui vinta, rideva per le scuse che si sarebbero dovuti inventare i suoi rivali al parco chiuso, rideva per quella moto che Honda non gli ha mai voluto dare e infine rideva perché ancora una volta, contro tutti e tutto, ha avuto ragione lui. Bene. Il video finisce qui, vi ricordo in caso non l'aveste già fatto di iscrivervi al canale. Come al solito ragazzi, gas e ci vediamo al prossimo video.